questo video parleremo dell'ambiente nella scuola primaria, in particolare dell'ambiente virtuale immersivo. Gli obiettivi della lezione saranno fornire gli strumenti per progettare un ambiente partecipato, coinvolgente e collaborativo, configurare gli spazi scolastici in chiave inclusiva e accessibile per garantire a tutti la piena partecipazione ai processi di apprendimento e fornire esempi concreti di ambienti che supportano l'apprendimento attivo e student-centered attraverso l'organizzazione degli spazi fisici e attraverso l'integrazione delle tecnologie. Un mondo virtuale è un ambiente digitale 3D nel quale gli utenti possono interagire tra loro e utilizzare o creare oggetti interagendo attraverso i loro avatar e comunicando con i testi, immagini, gesti, suoni e rappresentazioni tridimensionali. I mondi virtuali rappresentano un media nuovo e potente per l'istruzione che offre una vasta gamma di strumenti per l'interazione sociale, l'innovazione nel campo dell'apprendimento e per incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti. Hanno anche la capacità di adattarsi a bisogni didattici diversi e possono superare i limiti dell'ambiente di una classe tradizionale dove alcuni compiti possono essere difficili da realizzare a causa di vincoli come costi o ubicazione geografica. Il virtual learning promuove la responsabilizzazione degli studenti, consentendo loro di personalizzare i propri percorsi di apprendimento, coniugando l'immediatezza e la semplicità dei corsi a distanza con le caratteristiche di interattività e immersività date dalla tridimensionalità dei mondi virtuali. Inoltre si configura come una piattaforma di terza generazione funzionale e compatibile con i principali standard di e-learning, in un'esperienza formativa coinvolgente, completa e multicanale. Inoltre questi ambienti possono essere utilizzati come uno strumento didattico utile a motivare e coinvolgere gli alunni ed allo stesso tempo migliorano la qualità dell'apprendimento, stimolano l'aspetto collaborativo, la riflessione e il learning by doing. La didattica immersiva sfrutta di fatto strumenti come avatar, mondi virtuali, videogame e simulatori, e il tutto è finalizzato ad esercitare e potenziare il coinvolgimento multisensoriale, l'efficacia dei processi di istruzione, la capacità mnemonica e l'innalzamento della soglia di attenzione grazie delle esperienze ludiche. La realtà aumentata può essere così abbinata all'e-learning tradizionale, in modo da associare a concetti teorici attività pratiche e rendere più divertente ed immediato il processo di acquisizione delle informazioni. Esistono anche diverse possibili configurazioni di ambiente virtuale immersivo. Una possibile soluzione potrebbe essere composta, secondo la Lucerna Educational, che è un'azienda che si occupa di accompagnare la crescita delle persone, da un'aula equipaggiata con sistema di proiezione interattiva e immersiva, computer fisso e portatili, software didattico sia proprietario sia open source, scaffalature e sedute integrate montate su ruote, tavoli riconfigurabili, pannelli per videoproiezione ed una personalizzazione didattica tramite metodologie innovative a beneficio di tutti gli studenti. Altrimenti possiamo trovare alcune soluzioni di ambienti immersivi ideate da XR Labs, composte da un'aula immersiva, la quale si tratta di un'aula dotata di proiezioni immersive su grandi schermi, in grado di creare esperienze ad elevato impatto visivo ed emotivo, in cui la proiezione occupa un'intera parete ed è utilizzata dal docente per proiezioni interattive, mentre gli studenti possono interagire con il tablet. Oppure possiamo trovare un laboratorio in realtà virtuale in cui gli studenti vengono dotati di visori di realtà virtuale ed entrano in ambienti virtuali di natura didattica gestiti dal docente attraverso un'esplorazione a 360 gradi, che avviene su sedie girevoli a base fissa. Infine possiamo anche avere una realtà aumentata, ovvero che in uno spazio vuoto al centro dell'aula compaiono oggetti virtuali legati ad attività didattiche in cui gli studenti possono vedere e interagire con questi ologrammi grazie degli occhiali di realtà aumentata oppure con tablet o smartphone. Come abbiamo già detto all'inizio, negli ultimi anni il virtuale in ambito educativo è stato riconosciuto come uno strumento potente ed efficace a supporto dell'insegnamento. Questo vuol dire la possibilità, ad esempio, di imparare l'inglese in un'ambientazione virtuale che simula l'esperienza di, ad esempio, un check-in all'aeroporto o di un'ordinazione in un ristorante,
oppure anche imparare le scienze esplorando un fondale marino o l'interno di un vulcano. Ma vuol dire anche la possibilità per docenti e studenti di costruire quegli stessi scenari. A questo proposito, l'Istituto Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Didattica, ha sviluppato la piattaforma tecnologica Edmondo. Esso è un mondo virtuale 3D online ed è un ambiente simulato dal computer e popolato da molti utenti, i quali possono creare un avatar personale che può essere testuale o creato con rappresentazioni grafiche o tridimensionali ed esplorare simultaneamente ed indipendentemente il mondo virtuale, partecipare alle sue attività e comunicare anche con gli altri. Esso è dedicato esclusivamente a docenti e studenti per l'innovazione della didattica in classe e mira ad esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei mondi virtuali. All'interno di esso è già attiva una comunità di insegnanti che ne sta sperimentando la potenzialità nella didattica in classe. Per gli studenti si potenziano competenze e abilità trasversali fruibili in ambienti diversi, come ad esempio costruire in 3D e sviluppare l'organizzazione degli spazi, condividere, collaborare e scambiare esperienze a distanza, costruire oggetti didattici virtuali, oppure ad esempio anche fare ricerche in rete per studiare le tecniche di programmazione, oppure utilizzare tecniche di progettazione, registrazione per grafica e audio. Ma la domanda che potrebbe sorgere è perché proprio Edmondo? Perché anni di sperimentazione nei più diffusi mondi virtuali 3D online ci hanno rivelato il loro enorme potenziale didattico, ma hanno anche messo in evidenza alcuni elementi di criticità che finiscono per scoraggiare l'adozione da parte di docenti e istituzioni scolastiche. In particolare, questi aspetti afferiscono alla sicurezza, perché i mondi virtuali sono spesso intesi come luoghi per adulti e diversi vietano l'accesso a minori e quelli che lo consentono comunque espongono i minori al rischio di contenuti inappropriati e potenziali incontri indesiderati. Afferiscono anche all'identità, perché generalmente i mondi virtuali invitano oppure a volte costringono gli utenti a nascondere la loro vera identità chiedendo di adottare un nuovo nome oppure di abbracciare la filosofia della seconda vita. E questo è molto distante da quanto accade negli ambienti learning web-based, nei quali le identità degli studenti sono e devono essere riconoscibili. Afferiscono anche agli scopi commerciali perché la maggior parte dei mondi virtuali spesso richiede di spendere soldi al loro interno e questo è un problema reale per docenti e istituzioni educative che raramente possono permettersi i costi di acquisto e mantenimento dello spazio virtuale necessario per allestire un'attività didattica. E infine abbiamo anche le opzioni di gestione degli studenti, perché diversamente dai più diffusi ambienti e-learning basati su web, i mondi virtuali non permettono ai docenti o alle scuole di iscriversi direttamente i propri studenti e di gestirne i permessi. E queste sono le ragioni che hanno spinto Indire a progettare e a sviluppare un mondo virtuale a misura di scuola che tenesse in considerazione e superasse le suddette criticità. Grazie per l'attenzione.